Nel vasto mondo di Crash Bandicoot, Neo Cortex è uno dei volti più riconoscibili. Il geniale scienziato pazzo dalla testa enorme e dalla N in fronte. Ma c'è un dettaglio che da sempre ha incuriosito i fan, portando a fare questa domanda su boards, su forum, sul subreddit, sui social e anche sotto i miei video. Perché Cortex ha la pelle gialla? Un colore così distintivo, quasi simile al tono iconico dei personaggi dei Simpsons, ma che sembra aver subito varie interpretazioni nel corso degli anni. Vi do il benvenuto, Crashari, in un video documentario su una delle più grandi domande che i fan si fanno sul personaggio di Neo Cortex. Perché Neo Cortex ha la pelle gialla? Come in ogni grande storia che si rispetti, bisogna partire dall'inizio. Nelle prime apparizioni di Cortex sui giochi PlayStation 1, come Crash Bandicoot e Crash Bandicoot 2, Cortex Strikes Back, la sua pelle appare sì gialla, ma in una tonalità piuttosto tenue, quasi tendente al beige in certi contesti. Alcuni render promozionali e le copertine dei giochi hanno mostrato Cortex con una pelle molto più chiara, come possiamo vedere nei materiali promozionali di Crash 1, Crash 2 e anche Crash 3. È interessante notare però che Crash Team Racing è esente da questi esempi, proprio perché qui Cortex per la prima volta nella sua esistenza ha il colore della pelle rosa pallido. In Crash 2, per esempio, durante il gioco, quando appare come ologramma, il suo colore tende al beige, forse anche per l'effetto della luce usata. Tuttavia, se si osserva la copertina di Cortex Strikes Back, Cortex appare decisamente giallo, anche se non ancora nel tono brillante che lo caratterizzerà in seguito. Il giallo acceso era presente nelle action figures della Resaurus Toys del 1998, un giallo molto prominente. Sappiamo che da queste action figures e dagli artwork di Crash 2, Traveller's Tales avrebbe poi basato i modelli di Crash The Wrath of Cortex, ed è da lì che nei videogiochi, non solo nei render promozionali, Cortex avrà sempre la pelle gialla. Ma da dove nasce tutto ciò? Se da un lato le prime interpretazioni di Cortex mostrano una pelle di un giallo più tenue, con l'arrivo della quarta generazione di console e con lo sviluppo del gioco Crash Bandicoot The Wrath of Cortex da parte di Traveller's Tales, il colore della pelle di Neo Cortex subisce un cambio drastico. Diventa un giallo molto più acceso e distintivo, quasi fluorescente, che poi verrà mantenuto e accentuato in Crash to Insanity ed in ogni gioco successivo della saga. Ed è qui che Cortex diventa definitivamente il Cortex giallo che tutti noi conosciamo oggi. Questa evoluzione potrebbe essere legata al cambio continuo di sviluppatori per la serie. Quando Naughty Dog creò il personaggio, la sua pelle doveva avere un tono più malato, pallido, forse per riflettere la sua natura da scienziato pazzo e reietto, perennemente chiuso all'interno del suo castello, del suo laboratorio, senza mai prendere la luce del sole. Questi dettagli provenivano già dalle prime bozze del progetto Wombat di Naughty Dog, scritte da David Siller, quando ancora Cortex si chiamava Nerdly Cortex, anche se qui non si parlava di pelle gialla o pallida. In ogni caso, Cortex doveva avere un colorito spento, quasi giallo cenere. Tuttavia, col passare degli anni, la sua pelle è stata progressivamente resa sempre più gialla, più accesa, probabilmente per adattarsi meglio allo stile cartunesco e sovrannaturale dei giochi successivi. Come detto prima, il team di Traveller's Tales, responsabile di The Wrath of Cortex, l'ira di Cortex da noi in Italia, ha seguito delle linee guida esistenti di modelli ultra dettagliati come le immagini promozionali, che nell'immaginario dei videogiocatori dell'epoca erano le versioni next gen dei personaggi che vedevi su PS1, enfatizzando quindi questa caratteristica cromatica. C'è però un qualcosa che va a cozzare con quanto ho appena detto fino ad ora, all'interno dei giochi stessi, e questa cosa che va a cozzare è il giovane Cortex.
Nelle versioni ringiovanite dei personaggi, come Baby Cortex in Crash Bandicoot 3 Warped e Crash Team Racing Nitro Fueled, si nota come abbia un colorito più naturale, sul rosato scuro, suggerendo che il giallo non fosse una caratteristica con cui è nato. D'altro canto, Baby N. Tropy ha già la pelle blu, il che sembra indicare che alcuni personaggi nascono con tonalità particolari, mentre altri, come Cortex, sviluppano caratteristiche uniche col tempo. Un altro elemento curioso si presenta quando osserviamo la rappresentazione di Cortex da giovane, da ragazzino, in Crash to Insanity. Se da adulto la sua pelle è di un giallo brillante, mentre da bebè è più rosata, la versione giovane di Cortex ai tempi dell'Accademia del Male è nuovamente gialla. Questa discrepanza ha portato molti fan a chiedersi: ma è possibile che il giallo della pelle di Cortex sia dovuto a qualche evento o mutazione avvenuta nella sua infanzia? Ovviamente bisogna mettere in conto una cosa molto importante. Baby Cortex è di Naughty Dog, mentre il giovane Cortex è realizzato da Traveler's Tales Oxford Studio. L'idea però di un Cortex bambino dalla pelle rosata e di un Cortex adulto dalla pelle gialla o giallo pallido proviene da Naughty Dog, e su questo non ci piove. Quindi, soltanto restando nella mentalità dei creatori originali, ovvero Naughty Dog, Cortex da bambino aveva la pelle rosa, ma crescendo ottiene un colore giallo, giallo pallido. Tutto questo potrebbe avere davvero una spiegazione? L'ipotesi più probabile è che il giallo della pelle di Cortex sia stato inizialmente pensato come una scelta artistica per farlo sembrare più malaticcio e strano, in linea con il suo carattere eccentrico e malvagio. Con l'evoluzione della grafica e delle tecnologie del mondo videoludico, e soprattutto con il passaggio della serie a nuovi team di sviluppo con altre mentalità, con altri obiettivi e con altre visioni del mondo di gioco, il colore giallo è stato enfatizzato fino a diventare una parte essenziale della sua immagine. È anche possibile che gli artisti di Crash The Wrath of Cortex e Crash to Insanity abbiano voluto rendere Cortex una caricatura di se stesso, accentuando i tratti più comici e surreali del personaggio. Un giallo brillante lo rende inconfondibile, esagerato, un vero villain da cartone animato. Alla fine, il colore della pelle di Neo Cortex potrebbe essere visto come una scelta estetica mirata a riflettere la sua personalità sopra le righe. Non c'è una spiegazione canonica al momento che giustifichi il perché del suo colore giallo, ma ciò non fa che aumentare il fascino del personaggio. Cortex è sempre stato in bilico tra il comico ed il sinistro, ed il suo look cartunesco, con la pelle gialla brillante, incarna perfettamente questo equilibrio, perché giustamente se ad oggi tu vai a pensare a Neo Cortex pensi ad un nano, con la testa grande, con la N in fronte e con la pelle gialla. Chissà, magari in futuro scopriremo che c'è un evento particolare nella storia di Cortex che ha causato questo cambiamento. O forse rimarrà per sempre uno dei misteri più intriganti e divertenti dell'universo di Crash Bandicoot. Bene Crashari, anche per oggi questo video finisce qui. Come sempre voglio che voi dite la vostra, scrivete qui sotto nei commenti, ditemi che cosa ne pensate, perché Cortex è diventato giallo sia in universe sia in ambito di sviluppo della serie, che si passa man mano tra vari sviluppatori, e parliamone tranquillamente. Sono curioso di sapere la vostra. Come sempre potete trovare me e tutti gli altri del Crash Bandicoot Zone nei link che state vedendo qui sotto in sovraimpressione in questo momento. Abbiamo il forum ufficiale, il sito contenitore di notizie, una enciclopedia quotidianamente aggiornata sulla serie di Crash Bandicoot. Abbiamo le varie pagine social come Facebook, Instagram, X, Threads, TikTok. Abbiamo anche un canale Telegram. Decidete voi dove andare per entrare a far parte della community più vecchia e più longeva di Crash Bandicoot in Italia. Noi come sempre ci rivediamo ad un prossimo video Crashari, statemi bene e come sempre viva Crash Bandicoot!
Ho sempre pensato che Cortex avesse una condizione fisica come quella dell'Ittero, dove appunto va a cambiare la pelle e anche la sclera degli occhi in una tonalità molto gialla, ma sarebbe un po' di cattivo gusto. Credo invece che Cortex sia in qualche modo imparentato con il signor Burns.